Narada, con lunghi ascetismi e pratiche devozionali, aveva ottenuto la grazia di Vishnu. Il dio era apparso dinanzi al santo nel suo eremo e gli aveva accordato l'esaudimento di un suo desiderio. «Mostrami il potere magico della tua Maya», aveva pregato Narada, e il dio aveva risposto: «Te lo mostrerò, vieni con me». Dall'ombra amena del boschetto romito, Vishnu condusse Narada attraverso una distesa desertica che avvampava come metallo sotto l'ardore impietoso di un sole infuocato. Ben presto i due cominciarono a sentire la sete. A qualche distanza, nella luce abbacinante, scorsero i tetti di paglia di un minuscolo villaggio. Vishnu chiese: «Andresti laggiù a prendermi dell'acqua?» «Certamente, signore», rispose il santo, e si avviò alla volta del lontano gruppo di case. Il dio si distese all'ombra di una roccia ad attendere il suo ritorno. Quando Narada raggiunse il villaggio, bussò alla prima porta. Una bellissima fanciulla venne ad aprire e il santuomo sperimentò qualcosa che fino allora non aveva mai neppure sognato: l'incanto di quegli occhi. Sembravano quelli del suo divino Signore e amico. Rimase là a contemplarli e scordò perché era venuto. La fanciulla, candida e gentile, gli porse il benvenuto. La sua voce fu una catena d'oro al collo del saggio. Muovendosi come in una visione, Narada entrò. Gli abitanti della casa furono pieni di rispetto per lui e tuttavia per nulla intimiditi. Fu ricevuto con tutti gli onori, come un santuomo, e tuttavia non come un estraneo, piuttosto come una vecchia e venerabile conoscenza, rimasta lontana per molto tempo. Narada rimase con loro, colpito dal loro contegno gaio e nobile, sentendosi perfettamente a suo agio. Nessuno gli chiese perché era venuto. Gli parve di essere stato parte della famiglia da tempo immemorabile. E dopo un certo periodo chiese al padre il permesso di sposare la fanciulla, il che altro non era se non ciò che in casa tutti si aspettavano. Divenne membro della famiglia e condivise con loro gli antichi oneri e le semplici gioie della vita contadina. Passarono 12 anni. Ebbe 3 figli. Quando il suocero morì, divenne capofamiglia. Ereditò la proprietà e la amministrò, allevando il bestiame e coltivando i campi. Il 12° anno, la stagione delle piogge, fu particolarmente violenta. I fiumi si gonfiarono, torrenti si rovesciarono giù dalle colline e il piccolo villaggio fu sommerso da un'improvvisa inondazione. Una notte le capanne di paglia e il bestiame furono trascinati via e tutti fuggirono. Sostenendo la moglie con una mano, con l'altra conducendo 2 dei figli e portando il più piccolo sulle spalle, Narada se ne andò in tutta fretta. Inoltrandosi nell'oscurità più profonda, sferzato dalla pioggia, si fece strada nel fango viscido, barcollando in mezzo ad acque vorticose. Il peso era più di quanto potesse sostenere con la corrente che gli portava via le gambe. D'un tratto inciampò. Il piccolo gli scivolò dalle spalle e scomparve nel fragore della notte. Con un grido disperato, Narada lasciò andare gli altri bambini per riacciuffare il più piccolo, ma era troppo tardi. Intanto la piena trascinò via veloci gli altri 2 e prima che si potesse rendere conto del disastro, gli strappò dal fianco la sposa, gli tolse il terreno sotto i piedi e come un tronco d'albero lo precipitò a capofitto nel torrente. Privo di sensi, Narada si arenò infine su una piccola roccia. Quando tornò in sé, aperse gli occhi su una vasta distesa di acqua melmosa. Poté solo piangere. «Figliolo»,
udì dire da una voce conosciuta che quasi gli arrestò il cuore. «Dov'è l'acqua che sei andato a prendermi? Ti ho aspettato per più di mezz'ora». Narada si voltò. Invece dell'acqua vide il deserto scintillante nel sole del mezzogiorno. Trovò il dio in piedi alle sue spalle, le pieghe crudeli della bocca affascinante che ancora sorrideva si schiusero nella soave domanda: «Comprendi ora il segreto della mia Maya?»